Allora sull'ASMR è tornata a trovarci la nostra Giulia, detta la Fata Verde. Infatti in suo onore ho voluto creare un set tutto intonato. La Fata Verde perché lei ha un'attività artistica, vi lascerò i suoi link sotto, anzi ha due attività artistiche, una nel ramo del burlesque e una invece nell'artigianato artistico, quindi vi lascio i link, seguitela perché è veramente bravissima e mi ha portato un regalo, una delle cose che crea lei. Non lo giro perché dietro c'è uno specchio, altrimenti vi farei vedere tutto il caos che c'è per fare questo video, quindi vi faccio vedere solo questa parte qua che è molto molto carina. Grazie a te. Allora, fatti questi saluti iniziali, cominciamo subito con la nostra pulizia energetica. E oggi voglio usare le maracas per agitare un po' l'aura, smuovere un po' le energie che ruotano intorno al corpo. E lo farò proprio utilizzando queste maracas. Andiamo a smuovere tutte le energie dei vari corpi sottili. Aver smosso questi corpi sottili, andiamo anche a fumigare con il palo santo in modo da creare un ambiente propizio per la nostra pulizia energetica. Il nostro palo santo che di solito impiega un po' di tempo per accendersi, ma che ci ripaga con un profumo meraviglioso. Stupendo, sì. Andiamo a fumigare tutto il nostro campo energetico.
rendere proprio l'ambiente pulito e adatto a ricevere poi tutto il resto che verrà durante questa sessione rilassante. Lasciamo poi il palo santo acceso che si spegnerà da solo e cominciamo a spriciolare eventuali energie negative, energie con vibrazione bassa. Spricioliamo tutte quelle emozioni che non ci aiutano a stare bene. Andiamo a spriciolare e mandiamo all'universo affinché trasformi in pura luce il verde ti dona tantissimo, Giulia, poi con questo rosso dei capelli meraviglioso. Grazie. Non credo che a video riescano ad apprezzare i colori come li sto vedendo dal vivo e mi dispiace perché sono bellissimi, hai veramente dei capelli stupendi oggi. Grazie. Spricioliamo, spricioliamo, spricioliamo e mandiamo tutto all'universo. Procediamo adesso anche al taglio dei fili eterici. Ogni volta lo ripeto per coloro che magari non mi seguono e è la prima volta che vedono un video di questo tipo. I fili eterici, per dirlo in modo semplice e breve, possono essere dei filamenti lasciati dai corpi sottili di altre persone che incontriamo, filamenti che ci rimangono magari anche dal collettivo, e quindi andiamo a tagliare e a spriciolare sempre anche questi per trasformarli in pura luce.
pulizia, diciamo, finale, andiamo a passare la selenite, accarezzando l'aura della nostra Giulia. Selenite è una pietra molto potente per ripulire da tutte le energie negative. Pulisce dai veleni mentali, dai pensieri ricorrenti, ossessivi. È una pietra meravigliosa. E adesso, dopo aver passato la selenite, andiamo a passare la nostra turmalina appoggiata dentro la pentasfera. La turmalina nera crea una sorta di guscio protettivo dalle influenze esterne, influenze che talvolta possono esserci anche in modo inconsapevole. Spesso l'esposizione comunque verso gli altri può attirarci delle energie non desiderate, che ripeto, non necessariamente sono volute a livello cosciente, ma viviamo ormai in una società in cui siamo davvero sovraesposti tutti. Quindi è più che mai importante proteggerci, sia con la consapevolezza nostra mentale, essendo presenti a noi stessi, anche con dei piccoli rituali, dei piccoli accorgimenti, come portare sempre con noi magari un po' di turmalina nera, per proteggerci un po' e aiutarci nel nostro percorso di vita. Ovviamente non è che una pietra è sufficiente a fare il nostro lavoro, è un piccolo aiuto. L'ultimo passaggio di turmalina sui chakra principali. E voilà. Bene Giulia, allora adesso
comincerei subito con il massaggio e ti farei girare un pochino in modo da far vedere i primi passaggi di scollamento dei tessuti sulla schiena. Se ti puoi girare un pochino di qua, un altro capellino, perfetto, grazie. E vado prima a raccoglierti i capelli. Sono morbidissimi, sembrano di seta. Allora, come sai, quando vieni qui da me un po' di capelli unti a casa li riporti. Questo perché i baby hair sul collo è difficile raccoglierli tutti. Stai comoda? Ok. Allora, io tolgo gli anelli. E i bracciali. Cominciamo a scaldarsi un po' le mani. Mi metto giù in modo da arrivare meglio a fare lo scollamento dei tessuti. Te l'ho già fatto l'altra volta, no mai, quindi per te è una novità. Se senti male dimmelo, non farti problemi, non devi assolutamente soffrire. Lo scollamento dei tessuti serve proprio ad ossigenare la pelle e i muscoli, perché a volte la pelle si attacca un po' alla muscolatura e questa operazione serve a staccare un po' la pelle dal tessuto e a volte può essere un pochino doloroso, ma io cerco di essere molto leggera e molto delicata. Si va a far scorrere proprio la pelle tra i pollici e con le altre dita proprio si cammina stile ragnetto per smuovere e staccare tutto il tessuto in modo che si ossigeni bene. Io sono molto più leggera di quello che fa con me la mia fisioterapia. Allora, vediamo di qua. Non è semplice perché loro da casa non vedono, ma sono un po' incastrata con le aste del microfono. Tutto bene, Giulia? Benissimo, stupendo. Ti piace? Sì, meno male. Io provo a farlo a mio marito e lui sente male e allora non vuole. Invece anche a me piace tantissimo, lo faccio fare ogni volta. Sì, mi piace benissimo. Non hai i tessuti incollati, quindi anche questo lo rende magari più piacevole.
Senti della cervicale. Prima di mettere il burro vado a farti anche qualche carezzina con la piuma. Leggera, leggera. Adesso ti faccio girare in modo che te la passo anche davanti. È bello vedere la tua espressione beata. È un peccato lasciarti girata di schiena. Anche la piuma l'ho scelta verde, tutto verde in questo video. Oltretutto il verde è un colore che, per quanto riguarda i chakra, secondo la tradizione induista è collegato al chakra del cuore insieme al colore rosa, mentre secondo i chakra tibetani invece è collegato al chakra segreto che corrisponde al primo chakra. Ogni tradizione poi ha le sue simbologie, i suoi colori, però poi alla fine la sostanza, secondo me, rimane un po' comune a tutto e rimane comunque un bellissimo colore che ritempera lo spirito e fa molto bene anche se si soffre di mal di testa. È un colore che, se si ha il mal di testa, fa bene vederlo, osservarlo, circondarsene. E voilà. Passiamo al massaggio. Ti farò scegliere tra due burri, ok? Questo è più aromatico, al Petitgrain, buonissimo. E questo invece è più gourmand, al cioccolato. Scegli quello che preferisci. Il secondo, il cioccolato. Sì. Ok. Prendiamo un po'. Questo è una new entry, l'ho fatto da poco.
cosa c'è dentro? Oltre al cioccolato. Questo è burro di karité, Ok. e soltanto un aroma al cioccolato che ho comprato appositamente, c'è solo quello, ma ci ho messo tutta la boccetta, quindi è bello concentrato. Sì, si sente buonissimo. Mentre l'altro è sempre, la base è sempre burro di karité biologico, e c'è il pedigree, la lavanda. Ok. Andiamo a scaldarlo un po' tra le mani. Sempre mani freddissime, devi perdonarmi, ma ed eccoci qua immersi in un bagno di cioccolato. Fa venire fame questo burro. Andiamo a spanderlo bene sulla schiena, sulle spalle e anche sullo sterno e le clavicole. E anche di qua. Ti unto tutti i capelli. Allora, cominciamo con questi movimenti circolari sui muscolini, che di solito sono quelli un po' più tesi, ma non ti trovo male, tipo. Siamo tutti un po' contratti su questi muscoli, però non è male. Oggi Giulia l'ho trovata particolarmente luminosa, con un bel colorito, una bella carnagione. Sono fasi della vita, a volte siamo più luminosi, a volte meno. Oggi ti ho trovata davvero luminosa. Sì, è un piacere quando si vede le persone che hanno proprio questa bella luce. È un piacere anche per chi le guarda, per chi le incontra, insomma. Purtroppo non sempre siamo così, a volte succede che non ce la facciamo a illuminare, e allora, se ce ne accorgiamo, mettiamoci l'attenzione, accogliamo anche che non possiamo essere sempre al top. Bisogna volersi bene sempre. Tra l'altro questo è un messaggio che tu lanci sempre, vero Giulia, con i tuoi social? Sì, assolutamente. Quindi veramente vi rinnovo l'invito a seguirla. È bello perché molte delle mie modelle poi hanno anche delle attività artistiche, e insomma mi fa piacere farvi conoscere. Adesso vado a premere un pochino di più con i pollici dietro, faccio dei piccoli cerchi, vado proprio a lavorare un po' il muscolo, ad ammorbidirlo ulteriormente.
movimento circolare sulle spalle. Vado a lavorare proprio qua davanti, sulle clavicole. Vado a smuovere un po' i muscoli qua che si inseriscono sullo sterno. Vado a farlo anche da quest'altro lato. Scendo sulle braccia, anche le braccia, un punto che io trovo molto piacevole da essere massaggiato. Adesso mi concentrerò un pochino di più sul collo e vado a massaggiare i lati delle vertebre. Adesso vado a lavorare un pochino sui lati.
appoggia il viso qua che vado, ma proprio rilassati, non aver paura di pesarmi, che vado a lavorare proprio questi muscolini qui sui lati del collo. Li vado a lavorare con la mano di taglio e faccio scivolare giù le tensioni. Passiamo a quest'altro lato. Appoggiati. Anche di qua, sempre con la mano di taglio, andiamo a far scivolare giù tutte le tensioni. Massaggio con un cerchio molto grande la scapola, tutta la scapola, la spalla. E adesso anche di qua faccio un bel cerchio ampio che prende la spalla e la scapola. E adesso procediamo con i movimenti finali del massaggio. Giulia, ti invito a inspirare e a buttare fuori l'aria nel momento in cui io faccio scivolare giù le mani. Inspira ed espira, butta fuori tutta la tensione, la stanchezza. Inspira e fuori tutta la tensione, tutte le preoccupazioni. Inspira e via, facciamo scivolare via tutto quello che ci pesa sulle spalle, lo facciamo scivolare. Questa candela ogni tanto impazzisce. Ok. Andiamo ad asciugare bene tutto l'eccesso di burro.
Andiamo a sciogliere i capelli. Hai qualche coccola che ti piacerebbe ricevere in particolare? C'è qualcosa che vorresti? Oddio, non lo so. Sonora, oppure qualche coccola ai capelli, le bacchettine, il bastone della pioggia, cosa ti va? Un po' di bacchettine. Le bacchettine con o senza sonagli? Assolutamente con. Con, perfetto. Eccole qua le nostre mitiche bacchettine con i sonagli. Per fare le ratelline sul cuoio capelluto.
mattina, selenite. Andiamo a risvegliarci un po' con la nostra acqua sciamanica. Per ritornare un po' alla realtà. Perché quando ci rilassiamo cambiamo proprio vibrazione. E poi però per svegliarci c'è bisogno di ritornare un po' su altre onde. E questa risveglia, ma in modo molto delicato. Che profumo, Che squisita. sì, è meravigliosa. Devo ricomprarla perché anche a casa a volte la uso, ma l'ho quasi finita. I profumi per me sono una cosa meravigliosa, li adoro, agiscono tantissimo anche sullo stato d'animo. Bene Giulia, adesso ti farò scegliere una carta dei 4 accordi e negli ultimi video che sto registrando invito le mie ospiti a leggere il responso e finora tutte avete avuto delle vocine che potreste aprire un canale SMR e anche te hai una voce dolcissima, quindi le carte sono tutte un po' arruffate, intanto tu chiuderai gli occhi, io ti guiderò la mano per scegliere il tuo messaggio. Vai. L'hai presa? Ok, l'hai presa? Guardiamo l'altra il titolo. Esprimi la tua divinità, fai sempre del tuo meglio. Facciamolo un attimo vedere anche a loro. Sono le bellissime carte di saggezza tolteca. E Giulia, leggici cosa dice questa carta. Non hai bisogno dell'accettazione degli altri, non hai bisogno della conoscenza o di sublimi concetti filosofici, hai il diritto di essere quello che sei. Esprimi la tua divinità essendo vivo e amando te stesso e gli altri. Mamma, che carta meravigliosa hai preso. Sì, Mamma, allora questa carta incarna perfettamente il messaggio che porti con la Feverna, vero? è vero. E è un messaggio che io ho bisogno di ascoltare in questo periodo, quindi guarda, c'è una bellissima connessione. Stupendo. Ma sto notando che spesso le carte che voi scegliete sono un messaggio anche per me. Molto bello, molto bella questa cosa, sono super felice. Questa me la dovrei stampare. Sì. Perché sono tutte belle, ma alcune mi risuonano in modo, è vero, perché poi a volte anche io non so te, ma io a volte sono un po' cervellotica, quindi mi faccio prendere dalle cose troppo particolari, studio e ascolto e leggo, però poi ogni tanto bisogna dare un taglio a tutta questo studiare e tornare proprio all'essenza, alle cose semplici, terra terra, cioè proprio ad andare nel campo e a svergere l'insalata, perché sembra una sciocchezza, ma a volte poi sono i gesti più semplici che ci tengono, Ti connette con la realtà che delle connettono. cose. Sì. Bene, io ti ringrazio tanto Io ringrazio te. e
grazie davvero per questa bellissima sessione, per aver portato questa bella luce oggi in questo video, e io ringrazio anche tutti voi che siete arrivati fino alla fine e vi ricordo appunto di seguirla nei link che vi lascio, e vi ricordo anche, ma tanto dormite, a chi lo dico non lo so, che ho anche un altro canale SMR con video più semplici, immediati, e dove ricarico anche i vecchi video, quelli proprio vintage, quindi seguitemi anche lì, trovate tutto sulla home page del canale. Bene, ciao tesori e grazie ancora a te Giulia, e ovviamente lo sai, le porte sono sempre aperte, quando vuoi io ti aspetto super volentieri.